Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere lei. Ho appena fatto un giro in paese e posso dire che piace, o meglio, vi farete notare alla grande. Ormai direi che i tempi sono cambiati, una volta si aveva lo scooter tamarro e ora c'è la bici elettrica tamarra. E quando lo utilizzo devo dire che mi guardano tutti, proprio come se stessi guidando un'astronave. Poi i miei genitori, appena l'hanno vista, hanno utilizzato questa affermazione: pensa se negli anni 70-80 usciva una bicicletta del genere, ok, non elettrica, ma quanto avrebbe venduto con un design del genere. Devo dire che hanno assolutamente ragione, anche se nell'uso e soprattutto nella pedalata ci sono vari ma, che dopo ve lo racconto. E poi mi raccomando, rimanete fino alla fine perché c'è un coupon da 100 euro e partiamo con ordine e andiamo con l'unboxing. Ordinandola direttamente dal sito ufficiale vi arriverà in 5-7 giorni perché i magazzini sono situati in Polonia. Diciamo che io dopo 2 giorni, insomma 2-3 giorni, risultavo in consegna con Bartolini, ma la consegna è stata rimandata ben 2 volte. Sarà che proprio in quel periodo diluviava e quindi non lo so perché mi è sempre stata rimandata la consegna. Comunque massimo in 7 giorni vi arriva il tutto. E l'imballo esternamente mezzo aperto, però grazie ai rinforzi interni non ha subito alcun danno. Anche se arrivava senza cartone, devo dire che con tutte queste protezioni sicuramente rimaneva completamente intatta. Questa volta la manopola dell'acceleratore è già montata e non c'è la classica aggiuntiva, quindi la trovate già qui, che vi consiglio comunque di tenerla. C'è il classico alimentatore, set di chiavi e il manuale utente, diciamo tutto indispensabile. Il set di chiavi è sempre il super mega di One Sport con le chiavi a bussola, una marea di roba. Se avete visto la precedente recensione della One Sport OT10 sapete che i catarifrangenti sono stati un vero problema. E qui com'è stato il montaggio? Devo dire che ormai sono diventato un esperto perché in realtà ci ho ragionato i primi minuti, ma come vanno montati qui e là. Dopo ho guardato il manuale utente e ok dai, niente, semplicissimo, anche se poi il manuale utente non è così di facile interpretazione, preferisco fare di testa mia. Comunque nel complesso il montaggio è molto semplice, abbiamo la ruota anteriore da montare, il manubrio, parafanghi e i catarifrangenti come vi stavo dicendo. Non c'è molto e non si perde neanche troppo tempo nell'assemblaggio, anche perché questa bici non è pieghevole. Oltre a non essere pieghevole, non è leggerissima, 33 kg con batteria compresa, e nel complesso è un pochino ingombrante. Diciamo che non è una bici dove la trasportabilità è il suo forte. Presenta la certificazione IP54. Telaio completamente nero opaco, si notano leggermente le saldature, però devo dire che sono ben fatte e molto belli e diciamo rudi da vedere, e con doppia forcella anteriore e ammortizzatore posteriore, anche se sinceramente non ce n'era bisogno, e non sono regolabili. Pneumatici FET da 20 pollici sono fantastici e comodi in una bici elettrica, e presente anche il doppio freno a disco. Doppio freno a disco comunque efficiente, diciamo per le velocità che raggiunge ci si ferma molto facilmente. Stesso cambio Shimano che abbiamo visto sulla OT10, sempre 7 rapporti, ed è a dir poco reattivo, uno dei migliori mai provati come appunto l'OT10. Diciamo che si mette la marcia, entra subito, senza un attimo di esitazione, qualsiasi marcia, nemmeno una fallata, diciamo così. Il motore da 250 watt per rimanere nei 25 km/h di velocità massima, accompagnato da una batteria da 48 volt 17 ampere, estraibile, e per farlo si deve inserire l'apposita chiave per poterla poi ricaricare dove si vuole, quindi si può estrarre la batteria e caricarla dove si preferisce. Parliamo delle funzioni e del display. Finalmente un display degno di nota, ed è proprio la prima cosa che si vede una volta unboxata la bicicletta. Da notare anche il design, ok, sì, semplice così verticale, ma ci sono anche proprio le smussature qui nella parte esterna. Display comunque LCD normalissimo, però è bello perché ci sono caratteri grandi visibili a tutti, caratteri maxi per la velocità nella parte centrale, la batteria residui, i chilometri percorsi, i chilometri totali, insomma diciamo che non manca nulla. E le funzioni a disposizione sono 3.
La prima funzione, quindi la modalità 1, o meglio c'è modalità 0, quindi solo a pedalata, dovete pedalare e basta. Modalità 1 raggiunge 15 km/h, modalità 2, premendo sempre il più o meno qui sulla sinistra, si arriva ai 20 km/h e modalità 3 i 25 km/h. Questi 25 km/h sì, possono essere modificati e aumentati leggermente. Vi accenno altre due cose: tenendo premuto il tasto più si attivano i fanali, quindi anteriore e posteriore. Questa volta di default, se accendete solamente la bici e i fanali spenti, anteriormente rimane retroilluminato il LED anteriore. Ottima cosa. E invece tenendo premuto il tasto meno si attiva la modalità cruise, diciamo che vi accompagna quando porterete la bici a piedi, quindi zero fatica. E per sbloccarla niente di più semplice. Pensavo uguale alla T10 con questa tecnica di tenere premuto l'acceleratore, il freno in contemporanea. Le ho provate tutte appena spacchettata, ma non è la procedura corretta. Questa volta bisogna entrare nel menu segreto, quindi si deve tenere premuto più e meno contemporaneamente e si entra nel classico menu segreto con i vari programmi da modificare. Vi consiglio solamente di modificare il programma 8, che è quello della velocità massima. Il programma 1 si regola la retroilluminazione del display, poi dopo tutti gli altri sono tutti i parametri della bici che vi sconsiglio di andare a toccare. Insomma, arrivate al programma 08 e impostate la velocità, diciamo velocità ma è la numerazione 67. Impostando 67 attendete quei 3 secondi senza fare nulla, neanche senza spegnere la bicicletta. Automaticamente la bici è sbloccata e raggiunge i 32 km/h. Diciamo che questa velocità la raggiunge repentinamente e mura la velocità a 32 km/h. Sembra che voglia andare molto di più, però diciamo che 32 km/h è comunque già un bel andare, e vi ricordo di pensarci bene di fare questa procedura o meno, perché non è legalissimo. Non si deve mai superare con le bici elettriche a pedalata assistita i 25 km/h. Però c'è il manettino. Anche il manettino non dovrebbe esserci. Vabbè, nell'utilizzo devo dire che è comodissima. C'è bisogno di avere un doppio ammortizzatore? Devo dire assolutamente no. Qualsiasi terreno non è un problema, e questa è la caratteristica numero 1 della One S3. Se le strade cittadine non sono un problema, come anche i terreni impegnativi, c'è un dettaglio da non sottovalutare. Se lo utilizzerete a lungo, noterete un leggero fastidio ai muscoli delle anche, soprattutto a pedalata assistita. Ma perché dico questo? Guardate, la sella, avete visto che la sella è impegnativa, comunque dai, è molto grande, ma è anche molto larga, quindi solitamente non si ha questa postura sulle selle tradizionali e vi tiene le gambe molto aperte, dai, diciamola così. Quindi soprattutto quando andrete a pedalare si fa sentire parecchio. Diciamo che dopo i miei primi 50 km mi sono abituato, ormai non sento più questo fastidio. E invece se la utilizzate come un vero e proprio motorino non ci farete neanche caso. Nulla da dire sull'ampiezza della sella, Diciamo che ci possono stare 3 persone, ma io non vi ho detto niente. Devo dire che è l'icona numero 1 di questa bici, la sella e anche il fanale anteriore, molto retro. Però attenzione che non si può regolare l'altezza. Io sono alto più o meno 1,72 circa e la bici è perfetta, appoggio perfettamente i piedi a terra, non c'è nessunissimo problema. Ma per persone un po' più alte, l'ho fatto provare anche ad amici alti 1,80, 1,85, inizia a farsi sentire, quindi conviene stare tanto indietro sulla seduta. Questa cosa qui della sella non regolabile è un gran difetto, però un gran pregio avere un design del genere. Oltre alla manopola che rende il tutto più reattivo, con una leggera pedalata il motore reagisce molto bene e gradualmente raggiunge le velocità prefissate. Devo dire che a volte è un po' scorbutico alla massima velocità, e se non pedalate energicamente si notano questi vari attacca e stacca, e questo si nota solamente se non pedalate con forza. Invece se date una mano al motore, delicatamente, dai, diciamo così, mantiene la velocità. La manovrabilità è ottima anche in spazi ristretti, si riescono a percorrere salite fino a 30 gradi di angolazione. Diciamo che c'è un'ottima potenza ai bassi regimi per aiutarvi in qualsiasi situazione, e anche i parafanghi qui sono interamente in plastica e devo dire che fluttuano parecchio, però utili soprattutto in queste giornate. Oggi è una giornata bellissima di sole, senza vento, si sta benissimo, però fino a ieri ha diluviato per 2 settimane più o meno, quindi
i parafanghi svolgono alla perfezione il loro lavoro. L'autonomia è fantastica perché con questa batteria maggiorata da 17 Ah, anche un pochino più ingombrante perché si vede proprio a vista d'occhio che è leggermente più grande rispetto alle classiche, si riesce a percorrere 50 km completamente in elettrico. Invece se la utilizzate un pochino, anzi se la aiutate un pochino con la pedalata, devo dire che io cerco di pedalare il più possibile, quegli 80 km si riescono a fare senza problemi, quindi batteria top. E devo dire che anche la ricarica è un brutto ricordo se la durata è così elevata. Con l'alimentatore proprietario per ricaricarla completamente ci vogliono quelle 8 ore circa. Non velocissima, però c'è anche la possibilità di acquistare una seconda batteria. Penso di avervi detto più o meno tutto, è bellissima. Bellissima, come vi ho già detto inizialmente vi farete notare. E proprio quest'ultima settimana l'ho voluta sfruttare all'autodromo di Misano e non è un mezzo che si vede, diciamo, molto spesso. Sono rimasti tutti soddisfatti, oltre all'estetica, anche nell'utilizzo, visto che tutti la volevano provare. Devo dire che la comodità è senza eguali, però se è la parte che dovrete farci l'abitudine. Poi comunque dipende dalle vostre abitudini, mi raccomando, fatemelo sapere. Prezzo ufficiale di 929 euro, ma grazie al mio coupon che andrete ad inserire in fase d'acquisto nel carrello, inserite il codice UWINCODE tutto attaccato e avrete ben 100 euro di sconto. Quindi bicicletta che si può acquistare a 829 euro spedita, assolutamente non male. E se fate molti chilometri, siete interessati ad una seconda batteria, c'è anche il kit con la seconda batteria aggiuntiva a circa 200 euro in più, quindi valutate voi, non è neanche una spesa così esagerata e se sapete già di fare tanti chilometri pensateci. Dai, siamo arrivati alla fine e come detto nella precedente recensione della One Sport, anche qui per ogni acquisto sullo store ufficiale verrà piantato un albero. È un'ottima iniziativa green che fa ben sperare. Mi raccomando, qui sotto nei commenti scrivete un po' tutti i vostri pareri, cosa ne pensate anche proprio esteticamente, perché è veramente bella e vi posso dire che vi guarderanno tutti. Neanche la moto più bella negli anni d'oro, cioè si girava così tanta gente e sentite anche borbottare intanto che camminate. Chissà che cosa diranno mai su questa bicicletta. Un saluto e alla prossima su YouWin Blog.